Eccoci qui con Samir. Samir, sei entrato nella top 10 di presenze della storia dell'Inter. Possiamo dire che tu hai visto quasi tutte le Inter possibili, Inter bruttissime, Inter bellissime. Adesso stai per vivere uno dei sogni più grandi della storia appunto dei tifosi nerazzurri, quello di poter far parte di una finale di Champions League. Diciamo dalle stalle alle stelle, no? Direi. Quindi, no, non lo so, sì, ho visto tanti momenti brutti all'inizio, poi cose si sono migliorate come da tutte le parti e io sono contento che Inter è ritornata dove merita di stare. Aspettiamo anche questa partita di sabato con ansia, quindi siamo contenti e per top 10 sono anche felice perché non è da tutti i giocatori che sono passati Inter di fare e comunque sì, si è fatta tanta strada, dai. Se ti chiedessi di scegliere una partita tra le oltre 400 che hai disputato con la media dell'Inter? Difficile, mi hai trovato un po' impreparato adesso. La prima che ti viene in mente? Non so, guarda. Magari te lo dico prossima volta, devo pensare, se ti dico una a caso non c'è neanche senso. Pensaci un attimo, allora domanda da studio. Ciao Anda, innanzitutto complimenti per essere entrato di fatto nella storia di questo club, di questa società e ti sei meritato tutto, per cui sono contento per te e quanto sarà bello e quanto sarà difficile gestire, visto l'esperienza che hai, gestire emotivamente questa settimana. Prima ti ringrazio per i complimenti, poi secondo me emotivamente non c'è da gestire niente perché noi dobbiamo solo fare questo che abbiamo fatto gli ultimi 2 mesi, prepararsi nel stesso modo e dare il nostro meglio e giocarsi le nostre carte come abbiamo fatto gli ultimi 2 mesi. Sappiamo che ci abbiamo qualità, siamo una squadra forte, però dall'altra parte ci sono anche altre gente forte, quindi non bisogna cambiare niente e anche emotivamente secondo me non è che cambia tanto, almeno fino a sabato, poi vediamo, bisogna vivere per sapere. Sappiamo che hai un rapporto fantastico con tutti i tuoi compagni, soprattutto con i compagni di reparto. Abbiamo visto anche il bellissimo abbraccio con Alex Cordaz, che tra l'altro ha fatto una parata straordinaria. Hai detto qualcosa dopo negli spogliatoi? No, si è scherzato, tanto con lui si scherza sempre, anche con altri ragazzi che diciamo che è uno che tiene anche unito gruppo e anche in questi 2 anni che ha fatto lui, magari non si è visto tanto su campo, ma ha fatto molto dentro lo spogliatoio e anche fuori, quindi è stato secondo me un ragazzo molto importante e molto positivo per tutti noi, quindi io poi ho stretto anche un'amicizia con lui in poco tempo perché c'era feeling da subito e sono contento che anche lui ha giocato e si merita anche magari di giocare di più, ecco. Da capitano, un messaggio per i tifosi prima della finale di Champions League? Gli dico che noi daremo tutto e che li facciamo fieri di noi. Ti è venuta in mente la partita oppure no? No, non ancora, non ancora. Ci sono state tante, adesso scegliere una a caso ti posso anche dire, ma non sarebbe giusto. La prossima volta. La prossima volta se ci parliamo ancora. Speriamo di sì. Ciao, ciao. Ciao studio. Robin, questa era una partita tutt'altro che facile, avevate quasi tutto da perdere perché il Torino aveva un obiettivo reale, voi soltanto quello di provare a migliorare la classifica, pure anche oggi grinta, carattere, cuore, quanta voglia ha questa squadra di arrivare fino alla fine? Ma tantissima voglia, ci siamo detti prima della partita che questo è praticamente il miglior allenamento per arrivare all'Istanbul e quindi lo sapevamo che anche oggi dobbiamo soffrire, abbiamo visto un grande Toreo che ci ha messo in difficoltà negli ultimi 20 minuti soprattutto, abbiamo sofferto e dovremo soffrire anche all'Istanbul, però solo così possiamo vincere, quindi è stata una bella Inter, soffrendo però vincente, e questa è la cosa importante. Anche guardando un po' la tua storia personale, Robin, a come sei diventato un calciatore professionista, aggiungere quest'altra tappa della finale di Champions League, a cosa ti fa pensare? Qual è il primo pensiero che ti viene in mente rispetto a dove sei partito? Ma come dici te, se tu vedi la mia carriera, tutto quello che sto vivendo è praticamente un sogno, e anche quello di Istanbul, la finale della Champions 5 anni fa, ti dicevo è impossibile che giocherò mai una finale di Champions e la settimana prossima sarà così.
Mi ricordo bene quando 10 anni fa con i miei amici, quando giocavo ancora lì nei campi, ci siamo seduti sempre lì a vedere con tutti gli amici la finale della Champions, perché era la partita più bella dell'anno. Adesso ho invitato tutti i miei amici a vedere la partita Istanbul live con me in campo, sperando. È una storia favolosa ovviamente per me personalmente. Studio. Sì, ciao Robin, volevo chiederti, si parla spesso dell'importanza di voi esterni nel gioco offensivo dell'Inter, ma credo che sia tu che Denzel, allo stesso Federico quest'anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, siete cresciuti molto anche dal punto di vista dell'attenzione difensiva. Oggi avete fatto anche da quel punto di vista lì, sia tu che Denzel, un'ottima partita in fase di non possesso, molto attenti, molto concentrati. Questo aspetto sarà ovviamente fondamentale nella finale di Istanbul. Sono d'accordo con te, credo che il nostro ruolo è un ruolo abbastanza complesso, perché sia nella fase offensiva che nella fase difensiva devi aiutare la squadra, e quindi qualche partita devi essere più offensivo, aiutare la squadra più in fase offensiva. Oggi per esempio lo sapevamo con un Toro che è molto aggressiva, con tanti giocatori in aria, che forse oggi sarebbe più importante difendere, quindi sono pronto a tutto, siamo pronti a tutto, e quindi sono contento che il mister adesso mi dà molto più opportunità di farmi vedere, e spero di ripagare quella fiducia lì. Basta. Robin, l'ultimissima domanda, che cosa ti senti di dire ai tifosi che come te si apprestano a vivere un sogno che credevano praticamente irraggiungibile e che invece tra una settimana sarà realtà? Ma ci tengo a dire che andiamo a Istanbul sapendo che comunque è una partita di calcio, e nel calcio sappiamo tutti che può succedere di tutto, credendo nelle nostre qualità. Andiamo lì con tantissima fiducia, perché siamo meritati questa finale di Champions. Andiamo lì tutti insieme a godere una partita incredibile, e giocarsela con le nostre forze, con le nostre qualità, sperando di alzare la coppa alla fine. Grazie. Grazie mille.